Benvenuti su Creazioni Digitali. In questo tutorial vedremo come disegnare e modificare le forme primitive presenti in Inkscape. I pulsanti di attivazione li troviamo a destra nella barra degli strumenti. Prima di iniziare voglio ricordarvi che la vostra interfaccia potrebbe essere diversa dalla mia. Infatti l'ho personalizzata e ho spiegato tutti i passaggi nel tutorial precedente e lascio il link in descrizione per chi non l'avesse visto. Torniamo alla barra degli strumenti. In alto troviamo la freccia di selezione, che è appunto lo strumento che serve a selezionare gli oggetti sulla tavola da disegno. Lo vedremo fra poco quando avrò posizionato delle forme. E poi lo strumento rettangolo, che invece è attivo, e trascinando sulla tavola con il tasto sinistro del mouse premuto ottengo una forma. Se contestualmente premo anche CTRL da tastiera, vincolo le proporzioni e ottengo così una forma di pari altezza e larghezza. Diversamente ottengo una forma con lati diversi. Le forme vengono tracciate partendo dall'angolo superiore sinistro, mentre se premo Shift mentre le traccio otterrò una forma disegnata partendo dal centro. Se aggiungo anche il tasto CTRL ottengo un quadrato. Cambio colore dalla barra in basso. A seguire troviamo lo strumento Ellisse. L'attivo cliccando e ne traccio una, sempre di pari larghezza e altezza. Cambio colore giusto per diversificare. Attivo lo strumento Stella e dalla barra di controllo imposto i vertici, voglio che sia a 5 punte e trascino per disegnare la stella sulla tavola da disegno. Torniamo allo strumento selezione, che si attiva cliccando sugli oggetti per riuscire a spostarli facendo clic, oppure dalla barra degli strumenti. È possibile usarlo trascinando, tenendo premuto il tasto sinistro del mouse e selezionare così tutte le forme insieme e spostarle. O in alternativa è ancora possibile fare delle selezioni multiple tenendo premuto il tasto Shift da tastiera e cliccando sugli oggetti da selezionare e spostare insieme. Vediamo che succede selezionando la singola forma, ad esempio il quadrato. Agli angoli e nella parte centrale dei lati si attivano delle frecce. Agganciando quelle agli angoli, sempre con il tasto sinistro del mouse premuto, ci permettono di scalare la forma, mentre quelle laterali di ridurre le proporzioni in larghezza o altezza. Attivando uno strumento, in questo caso il rettangolo, si attiva la relativa barra di controllo in alto, da dove è possibile impostare i vari parametri. In questo caso troviamo i cursori per impostare la larghezza, cliccando sul segno più per aumentare, meno per diminuire, mentre i cursori accanto contrassegnati dalla lettera H agiscono sull'altezza. È possibile anche inserire i valori nelle apposite caselle, ad esempio inserisco 60 e 60 e ottengo così un quadrato delle dimensioni desiderate. Mentre i cursori a seguire Rx ed Ry controllano il raggio di arrotondamento. Questi parametri agiscono sugli angoli, sull'apertura angolare, il primo sull'asse delle X, il secondo va ad agire sull'asse delle Y e permettono di modificare la struttura della forma, di manipolarla modificando gli angoli, mentre il controllo successivo ripristina gli angoli spigolosi. Ogni strumento ha la sua barra di controllo con comandi adeguati. Ad esempio, attivo lo strumento Ellisse. Anche in questo caso, in alto, nella barra di controllo, ritrovo i parametri Rx ed Ry per modificare le dimensioni. Ma troviamo anche delle impostazioni diverse che
vedremo fra poco. Torniamo alla selezione. Cliccando al centro della forma vedete che le maniglie cambiano ancora, quelle agli angoli adesso mi permettono di ruotare la forma, mentre quelle mediane consentono di inclinarla. Annullo con CTRL Z e riporto com'era. Con lo strumento rettangolo attivo e un doppio clic si attivano queste maniglie. Quella a forma di quadrato serve a scalare la forma, mentre l'altra a forma di cerchio va a modificare gli angoli. In pratica attivano le stesse funzioni che abbiamo applicato prima attraverso la barra di controllo e sono disponibili direttamente sulla forma attivando queste maniglie con un doppio clic. Vediamo cosa possiamo ottenere modificando l'ellisse. In alto regolo il punto iniziale. Vedete che crea una sorta di torta. Posso anche impostare l'angolo iniziale, l'angolo finale, oppure trasformarla in arco. In questo caso, vedete, il tracciato è aperto, mentre cliccando ancora la trasformo in corda. Attivando invece la funzione successiva, torno di nuovo al cerchio. Naturalmente le stesse modifiche le posso fare attraverso le maniglie che abbiamo visto prima. Vediamo la stella. Possiamo modificare il numero di punte. I pulsanti in alto rispondono al click ma anche allo scroll del mouse. Infatti modifico in questo modo il numero delle punte e da quello accanto gestisco l'arrotondamento degli angoli. Vedete come gli angoli diventano arrotondati. Utilizzando l'ultimo pulsante a destra, invece ottengo una gestione casuale di angoli e vertici. Riporto a 0 e anche in questo caso posso utilizzare le maniglie. Vediamo lo strumento poligono. Si attiva sempre dalla stessa icona della stella e poi si va a selezionare la forma in alto. Traccio ad esempio un esagono, questo lo riporto a 0 e in questo modo traccio il mio esagono, cambio colore e ingrandisco. E anche qui vedete posso ridurre i vertici ed ottenere un triangolo oppure aumentarli e quindi ottenere un ottagono, gestire l'arrotondamento degli angoli e modificare la forma in base alle esigenze. Ed infine abbiamo la spirale. Ne traccio una e sempre dalla barra in alto modifico la divergenza, la rivoluzione oppure il raggio interno. Le forme primitive sono basilari per la costruzione poi di forme più complesse che man mano vedremo attraverso gli altri strumenti che troviamo all'interno di Inkscape. Per questo video è tutto, se vi è stato utile lasciate un like, ci sentiamo nel prossimo, ciao!